Ciao, sono Simone Lupinacci e do la voce al personaggio di Bjorn Ironside, detto anche Bjorn la corazza, nella serie TV Vikings. Mio padre, tu e io, discendiamo da Odino. Non è forse così? Bjorn è essenzialmente un combattente, una persona che comunque ha sofferto tanto durante il suo percorso e ha dovuto trovare la sua identità con il peso di un padre che è diventato leggenda. Quindi forse anche per questo ha avuto proprio un percorso psicologico che mi è piaciuto molto. Un combattente alla ricerca della sua identità. Ce ne sono tantissime in realtà, a partire dalla prima scena in cui appunto Ragnar torna dopo tanto tempo e lo trova appunto cresciuto, ormai diventato un uomo. Perché sei ritornato? Oppure la volta in cui ha mandato a morte Floki per il suo tradimento. Oppure la volta in cui si è spogliato per la prima volta forse nei confronti di una donna e confessa proprio di essere una persona sola, nuda ed impaurita. Quella secondo me è stata una delle scene più belle, che ha proprio rispecchiato la sensibilità sia dell'attore stesso ma anche del personaggio di Bjorn, che fino a quel momento eravamo abituati a vedere sempre come un duro, sempre come qualcuno di appunto impavido, e in quel momento invece scopriamo il suo lato umano. Ho paura di chiederti se tu mi ami. Sono solo nudo e impaurito. Sul piano tecnico sicuramente una difficoltà, nel senso che inizialmente la mia prima difficoltà nell'interpretare il primo attore nel ruolo di Bjorn è stato sicuramente quello di dovermi alleggerire rispetto alla mia età anagrafica, perché appunto non c'era corrispondenza, quindi ho dovuto cercare un modo di riscontrare una leggerezza giovanile senza perdere di veridicità. Stessa cosa al contrario invece quando è cambiato l'attore ed è cresciuto, e lì ci avvicinavamo un po' di più sulla mia età sia anagrafica che attoriale, però ho dovuto trovare delle note un po' più scure per andare a ricoprire poi quella che era tutta, diciamo, una fisicità completamente diversa da quella di prima. Quindi sì, è stata una sfida però molto molto stimolante, sia in un senso che nell'altro. Lui è mio figlio, Bjorn. Ciao, come stai, Bjorn? Bene, grazie, signore. Marcello, secondo me, oltre appunto ad averci tenuto molto all'aspetto interpretativo e attoriale, è andata alla ricerca della, non so come definirlo, diciamo una sonorità e anche un volume che fosse molto vicino a quello originale. Solitamente noi nel doppiaggio tendiamo a emettere un po' di più, o comunque seguire un po' di più la situazione a livello di esterne, proprio a livello, se si può dire, ambientale, in cui appunto è girata la scena. Invece in Vikings siamo andati proprio alla ricerca di veridicità, di copiare esattamente la stessa emissione sonora dell'attore, e questa è stata una cosa molto interessante, anche perché appunto è un prodotto molto particolare che secondo me necessitava proprio di questa tensione, oltre che interpretativa, anche sul piano sonoro, ed è una cosa a cui Marcello ha tenuto molto. Ragnar ritornerà. Tornerà a lottare per la sua terra e dovremo aiutarlo. Sicuramente è un personaggio che mi ha dato notorietà, nel senso che è uno dei personaggi per cui vengo ricordato. Sono molto ricordato anche nel campo dell'animazione nipponica e non, anche per altri telefilm, per altre cose, però diciamo che Vikings è una delle serie che mi ha dato più riconoscibilità dal punto di vista del pubblico, e mi ha portato anche diversi follower che prima diciamo non avevo. Erano più follower incentrati su altri tipi di contenuti e altri tipi di serie.
dal punto di vista dei social, sì, devo dire che ultimamente anche ho preso in mano la situazione e sto cercando anche di rispondere il più possibile. Non sempre è possibile, appunto, perché sono veramente in tanti quelli che richiedono delle domande, degli interventi, dei saluti. Fa tantissimo piacere perché vuol dire che hai riscontro nel pubblico ed è la cosa più importante, che ti dà anche, insomma, quello spirito di intraprendenza e anche per andare avanti, insomma, e per cercare sempre di dare il meglio di te. Sicuramente ha rafforzato il rapporto che avevo comunque già con determinati colleghi, lo studio poi che ha curato appunto il doppiaggio della serie Dream in Dream, ma soprattutto mi ha fatto conoscere anche nuovi colleghi di cui non sapevo l'esistenza proprio artistica, e questa cosa è importante dal punto di vista conoscitivo, insomma, sapere da chi si è circondati e poter anche apprendere, perché a volte mi è capitato anche di poter assistere anche a dei turni di altri colleghi magari più grandi, ma magari anche più giovani o della stessa età, da cui comunque sono riuscito sempre ad apprendere qualcosa. Secondo me è dovuto alla sua capacità di restituirti il reale, nel senso che è studiata molto non solo per comunicarti degli eventi storici, ma anche per comunicarti che gli eventi storici stessi erano fatti da persone in carne ed ossa con dei sentimenti, degli obiettivi e dei caratteri. E questo secondo me da Vikings traspare molto. E anche la fotografia è bellissima, è qualcosa di pazzesco ed è andata sempre migliorando nel corso delle stagioni, quindi c'è proprio un fiore all'occhiello, secondo me, una serie imperdibile. Io sono molto concentrato sulle serie fantascientifiche, quindi comunque che non riguardano essenzialmente persone reali o personaggi storici veramente esistiti, però magari mi piacerebbe interpretare un personaggio che abbia ricoperto un ruolo anche a livello della storia italiana. Mi piacerebbe spaziare ancora, sicuramente replicare quella che è stata l'esperienza con Vikings in un altro contesto storico. Sicuramente mi ha arricchito sul piano personale. Bjorn mi ha dato la possibilità di spaziare, perché nello stesso personaggio ho trovato sfaccettature innumerevoli a livello umano, perché come dicevo prima abbiamo un Bjorn inizialmente molto combattivo, molto sicuro di sé, ma riusciamo anche a vedere un Bjorn sensibile, un Bjorn che ha paura, e questo è una cosa che l'ha reso molto umano e conseguentemente mi ha restituito molto e mi ha fatto anche attingere ad esperienze di vita. Attraverso di lui ho appreso anche io molte cose, se vogliamo, della vita reale. A livello professionale ancora di più, perché è stata una sfida sia dal punto di vista vocale, per quanto riguarda appunto la ricerca della vocalità giusta, che dal punto di vista appunto tecnico per l'emissione del suono. Una tecnica che diciamo non ho potuto usare spesso in altri contesti e in altre serie, e Vikings invece me l'ha data questa esperienza, quindi è assolutamente formativa da qualsiasi punto di vista. Questa è la vita e questa è la morte. Buon viaggio.